Pochissimi ingredienti ma alla portata di tutti. Andiamo a preparare i famosissimi baci di dama. Iniziamo subito mettendo il burro morbido in planetaria e lo zucchero semolato. Poi ci occorre mezza bacca di vaniglia, potete usare anche l'estratto, è indifferente. Mi raccomando, è fondamentale inserire adesso la vaniglia e non dopo. Deve diventare un tutt'uno con il burro. E iniziamo quindi ad amalgamare il tutto a bassa velocità. Non servirà impastare per molto tempo. Dobbiamo solamente ottenere questa crema compatta. Inseriamo un cucchiaino raso di sale e lasciamo girare ancora qualche secondo sempre a bassa velocità. Inseriamo ora la farina di nocciole e facciamo amalgamare bene. Ci vorrà circa una trentina di secondi. Ora è il turno della farina. Anche qua non dobbiamo impastare per molto tempo. Il risultato sarà un composto non impastato. Deve essere quasi sabbioso. Esattamente così, non dovete andare oltre. Adesso ci occorre un foglio di carta forno sul piano da lavoro e di un mattarello. Rovesciamo il composto e compattiamolo un po' con le mani. Ripieghiamo i due lati di carta forno sopra l'impasto e iniziamo a spianarlo. Così facendo lo compatteremo ulteriormente. Non bisogna farlo troppo sottile e neanche troppo spesso. Più o meno mezzo centimetro andrà benissimo. Ora ripieghiamo le altre due estremità. Dobbiamo formare un vero e proprio pacchettino. Cerchiamo di spianarlo in maniera uniforme, così sarà molto più semplice porzionarlo successivamente. Bene, ora che è pronto lo lasciamo 2 ore in frigorifero per far stabilizzare il burro. Trascorso il tempo di riposo in frigo, arriva il momento di porzionarlo. Vi avverto, da qua in poi ci andrà un po' di pazienza. Io sto usando uno stampino di biscotti per avere l'impasto della stessa forma e più o meno dello stesso peso. Ma volendo potete farlo anche con le mani. Bisogna ricavare dei pezzetti di impasto che siano più o meno 4 grammi l'uno. Adesso prendiamo ogni singolo pezzetto e andiamo a formare delle piccole sfere. Bisogna schiacciare un po' la porzione per compattarlo ulteriormente, dopodiché la roteamo tra i palmi delle mani per formare le palline. Se vi capita che l'impasto si sfalda tra le mani, niente paura, schiacciatelo un po' e ripetete l'operazione. Ora trasferiamo le palline in una teglia rivestita con carta forno. Dovranno trascorrere 15 minuti nel congelatore. Potete anche non metterle distanziate, l'importante è non sovrapporle. Il passaggio in freezer è fondamentale. È un trucchetto per non farle spiattellare una volta entrate in forno.
Adesso bisogna posizionarle distanziate nella teglia per la cottura, sempre rivestita con carta forno. Forno preriscaldato a 150 gradi in modalità statico. Cottura dai 15 ai 20 minuti, dipende poi da forno a forno. Una volta ultimata la cottura, posizioniamo le mezze sfere su una gratella e lasciamo raffreddare per bene. Frattempo sciogliamo circa 80 g di cioccolato fondente. Usiamo se possibile una sac à poche o semplicemente un cucchiaino. Io ho optato per il cucchiaino perché ho avuto un po' di problemi tecnici con la sac à poche. La cioccolata sciolta deve raffreddarsi un po' e addensarsi. Se la mettete troppo liquida, il rischio è che vi colerà da tutte le parti. Versatene un po' al centro e molto delicatamente appoggiamo sopra l'altra mezza sfera. Come vi dicevo prima, bisogna avere molta pazienza, ma il risultato vi assicuro che sarà devastante. Altro consiglio importantissimo: non finiteli tutti ancora prima di ultimarli, perché il rischio c'è. E poi, ci saranno molti imprevisti di percorso. Lasciateli 10 minuti in frigo prima di servirli. Provateli perché vale veramente la pena. Vi ricordo che se il video vi è piaciuto di lasciare un bel like e di iscrivervi al canale per non perdervi le prossime ricette. Buon appetito a tutti!